Quanto è importante l'attaccamento? La mamma è davvero più importante del papà? Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo dell'importanza dell'attaccamento. Quanto sia importante l'attaccamento ce lo spiega John Bowlby, che per primo introduce il termine di monotropia. Con questo termine appunto lui sostiene che il primo rapporto che abbiamo nella nostra vita con un individuo di sesso femminile sia davvero importantissimo. Questo rapporto, che di solito avviene appunto con la madre, ma non è sempre così, è talmente importante da essere di vitale importanza per tutte le relazioni successive. In particolare questo rapporto tra madre e figlio non deve interrompersi assolutamente prima dei 2 anni del bambino. Le conseguenze infatti possono essere importantissime e permanenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1950 commissiona degli studi a Bowlby di bambini che erano stati privati dal rapporto materno durante la Seconda Guerra Mondiale. Tramite questi appunto scopre che i bambini soffrono di problemi intellettivi, psicologici, sociali ed emotivi. Questi bambini inoltre si presentano molto violenti e irascibili rispetto ai loro coetanei. Tramite altri studi scopre che i bambini possono essere affetti addirittura da psicopatia anaffettiva, una condizione clinica in cui le persone che ne sono affette provano totalmente disinteresse verso le altre persone, sono molto violenti, come abbiamo già detto, e quando provocano del male altrui non sentono assolutamente nessun senso di colpa. Chi ci dà altre importanti informazioni riguardo all'importanza dell'attaccamento è Henry Harlow con i suoi esperimenti sui macachi. Harlow appunto metteva questi animaletti dentro delle gabbie con 2 madri artificiali. Una era ricoperta da un panno caldo e accogliente che simulasse appunto il calore materno. L'altro si presentava semplicemente come uno scheletro di metallo al quale era attaccato un erogatore di cibo. Harlow si accorse con grande sorpresa che i piccoli animaletti stavano per il 95% della giornata attaccati alla prima madre, quella che appunto simulava il calore del genitore, e si staccavano da questi soltanto quando avevano bisogno di mangiare per poi ritornarci di nuovo. Questo fu molto interessante perché prima di allora si credeva che il nutrimento fosse alla base dell'attaccamento materno e non viceversa, ma quando appunto Harlow attaccò l'erogatore anche alla madre che procurava calore, l'animaletto stava praticamente tutto il giorno attaccato alla madre. Grazie a Bowlby e ad Harlow si venne a conoscenza appunto di queste importantissime scoperte, ma nello stesso tempo dall'altro lato questo provocò un grandissimo senso di colpa verso quelle madri che avevano deciso di intraprendere una carriera lavorativa. Lo psicologo Schaffer provò che in realtà i figli delle madri che lavoravano e che avevano deciso di intraprendere una carriera lavorativa e quindi erano felici da questo punto di vista, crescevano meglio rispetto alle madri che avevano deciso di rimanere a casa e quindi si sentivano frustrate per questo motivo. Inoltre, cosa molto importante, Schaffer provò che in realtà il ruolo del padre, che era stato precluso soltanto a un ruolo secondario di sostentamento della famiglia da parte di Bowlby, venne innalzato di nuovo da Schaffer. Disse appunto che i padri sono dotati di uguale sensibilità e per questo motivo la buona riuscita di un adattamento non deriva dal sesso del genitore, ma dall'intensità e dalla forza del legame creato.